Nel video di oggi iniziamo una nuova rubrica alla quale sono affezionatissimo perché è la prima rubrica che ho portato su Instagram ed ora che YouTube è lo spazio principale dove porto tutte le mie opinioni, teorie eccetera, porto questo format finalmente anche su YouTube. Per chi non lo conoscesse, in questo format andrò a creare una storia che sarà sempre long term storytelling. Ci sarà sempre un punto inizio e ci sarà sempre un punto di fine. E nel video di oggi, come avrete capito dalla copertina e dal titolo, andrò a creare la mia personalissima storia dell'ultimo anno di John Cena in WWE, che già sappiamo terminerà a dicembre 2025. E visto che la Royal Rumble e la conferenza stampa post Royal Rumble ci hanno dato dei primi elementi interessantissimi, partirò proprio dal post Royal Rumble. Detto questo, prima di cominciare non dimenticate di lasciare un bel follow, un bel pollice in su, ma soprattutto attivare la campanella delle notifiche. E al termine di questo video fatemi sapere con un bel commentino qua sotto se amate le mie idee, se odiate le mie idee, oppure se avete altri spunti che io magari non ho preso in considerazione per questo video. Ma soprattutto fatemi sapere come voi scrivereste l'ultimo anno di John Cena, se vi piace questo tipo di contenuto e nel caso qual è la prossima storia che volete vedere. So che amerete questo canale a tema WWE. Prima di iniziare ci tengo a precisarvi due dettagli. Il primo è che questi video sono video fatto apposta per divertirsi, per creare le teorie, per dare vita a una nostra storia personalissima. Quindi non per forza dovete essere d'accordo con me, ognuno ha la sua opinione e ogni opinione è giusta, soprattutto in questi video. 2. Visto che quella su John Cena è anche la prima storia che ho portato su Instagram, la storia che vedrete oggi sarà una storia quasi totalmente diversa da quella che avete visto su Instagram. Quindi, considerando questi aspetti, partiamo definitivamente con il video e per forza di cose non possiamo non partire da Elimination Chamber. Questa fase dal punto di vista della storia sarà molto breve perché già conosciamo determinate cose, ovvero che John Cena non si farà vedere fino all'evento in Canada, CM Punk è già il primo nome qualificato dentro l'Elimination Chamber, Roman Reigns sappiamo che è infortunato e conosciamo anche altri due match di qualificazione per l'Elimination Chamber. Quindi, da questa base della storia e considerando che Jey Uso, come penso accadrà anche nella vita reale, punterà il titolo del ring generale per WrestleMania 41, non mi resta che scegliere gli altri 4 partecipanti dell'Elimination Chamber che si sfideranno per puntare al titolo di Cody Rhodes a WrestleMania 41. E questa è la mia Elimination Chamber. John Cena contro CM Punk, contro Seth Rollins, contro Logan Paul, contro Drew McIntyre, contro Damien Priest. Come vi ho detto prima, per quanto riguarda la storia qui c'è poco da raccontare, quindi andiamo dritti al match. Per questo match ci sono veramente tantissimi scenari, tantissime possibilità che possono portare a WrestleMania 41. John Cena che vince pulito la Chamber e va contro Cody Rhodes a WrestleMania 41 in un face contro face. John Cena che torna heel per vincere l'Elimination Chamber e poi andare automaticamente contro Cody Rhodes in un face contro heel. John Cena che perde per colpa di colui che ha eliminato, così da creare il suo match per WrestleMania 41. John Cena che perde pulito e basta e tanti altri. Ma fra tutti gli scenari io scriverei la Chamber in questo modo. Damien Priest e Seth Rollins iniziano il match e da seguire abbiamo Drew McIntyre, CM Punk, John Cena e per ultimo Logan Paul. Dopo quanto accaduto alla Royal Rumble, io farei che Drew McIntyre viene eliminato da Damien Priest e questa volta per un roll-up, così da sviluppare definitivamente il loro match per WrestleMania 41, che, sono sincero, non è una possibilità che mi scalda così tanto il cuore, anzi forse non lo vorrei neanche vedere, però a quanto pare questa è la strada che vuole prendere la WWE. John Cena elimina Damien Priest, ma subito dopo viene eliminato da Logan Paul con un Lucky Punch, pulito così, semplice. Logan Paul lo farei eliminare da Seth Rollins e Seth Rollins lo farei eliminare da CM Punk grazie all'intervento di Roman Reigns, che sfruttando la porta della gabbia lasciata aperta entra nella Chamber, fa una spia a Rollins e fa vincere CM Punk. Quindi CM Punk vince la Chamber, vola a WrestleMania, vola nel main event contro Cody Rhodes e lo fa riscattando il favore di Paul Heyman, un favore dove sia CM Punk che Roman Reigns hanno da guadagnarci. Roman Reigns perché può iniziare e chiudere definitivamente quella storia super personale contro Seth Rollins e perché no magari anche nel main event della notte 1 di WrestleMania 41 visto che questa è una storia da main event di WrestleMania. Invece CM Punk può avere finalmente quella storia che lo porta nel main event di WrestleMania 41 ed in questo modo puoi allungare ancora di più il brodo per la storia con Seth Rollins. Puoi posticipare quel main event 1 contro 1 fra lui e il visionario e perché no, in quel caso sì, magari lo potresti fare anche per un titolo massimo. Secondo step, John Cena contro Logan Paul a WrestleMania 41.
So già che non è un match che vi scalderà il cuore, so già che è un match che non vorreste vedere nell'ultima WrestleMania di John Cena, però io sono fatto così. Le cose belle non si fanno subito, le cose belle vanno sofferte e ci sono degli elementi che devono essere rispettati e in questo caso gli elementi da rispettare sono due. Il primo è che Logan Paul deve avere un grande avversario. Logan Paul è una star e le star, soprattutto nei grandi stage, lottano solo con le altre grandi star. Ed altre star, oltre a John Cena, non ci sono per WrestleMania 41. Ed il secondo evento, il più importante di tutti, è la streak negativa di John Cena. Dopo più di Elimination Chamber saranno più di 2500 giorni che John Cena non vince in un match 1 contro 1. E questa cosa, per quanto mi riguarda, è una cosa troppo importante da non prendere in considerazione. È una cosa che bisogna risolvere prima di andare a creare il resto. E questo è come scrivere la storia. John Cena si presenta nel Raw post Elimination Chamber, dove visibilmente distrutto afferma che non sa quale direzione prenderà questo Farewell Tour. Non sa quale direzione prenderà il suo ultimo anno. Afferma che forse dovrebbe pensare ad un ritiro anticipato e se ne va. Nelle settimane successive, durante il tour europeo, veniamo a sapere che John Cena ha preso una decisione a riguardo e la comunicherà il 31 marzo nell'ultima puntata del tour europeo a Londra. Nella puntata appena citata, John Cena raggiunge il ring, prende il microfono e dice che molto probabilmente il suo tempo è passato e la streak ne è una dimostrazione. Non è più Super Cena, non è più in grado di tenere passo alle nuove generazioni e quindi ha preso una decisione, ma nel momento in cui sta per annunciarla, ecco che si presenta Logan Paul. Logan Paul ovviamente stuzzica John Cena e dice che è venuto a Londra soprattutto per due motivi. Il primo è che vuole essere presente nel giorno in cui John Cena annuncia il suo ritiro ufficiale. Ed il secondo è per ricordare a John Cena e al mondo intero che proprio Logan Paul è stato l'ultima persona a schienare John Cena e di conseguenza è proprio Logan Paul la causa principale del ritiro di John Cena. Ovviamente Logan Paul continua a stuzzicarlo, fino a toccare il tasto dolente della streak e affermare che anche in un semplice 1 contro 1 John Cena non sarebbe mai in grado di batterlo. E qui vi lascio libera scelta. John può fargli un attitude adjustment e sfidarlo per WrestleMania. Può sfidarlo per WrestleMania e basta. Lo sfida per WrestleMania, Logan Paul accetta e poi Logan Paul lo mette KO con un lucky punch. Insomma, vedete voi quello che volete fare in questo caso. Ma la cosa fondamentale è che da questo promo nasce il match di WrestleMania 41 fra Logan Paul e John Cena. Ed ovviamente a WrestleMania 41 John Cena batte Logan Paul e riesce a distruggere quella streak negativa da oltre 2500 giorni. Ed è in questo momento, è in questo istante che inizia la nuova storia di John Cena, inizia la vera storia di John Cena, inizia il vero Farewell Tour di John Cena. Terzo step, John Cena contro Drew McIntyre. Questo è lo step che più di tutti in assoluto desidero vedere anche nella realtà. Ed è vero, ho sempre detto che mi piacerebbe vedere Drew McIntyre come match di ritiro di John Cena, però sono sincero, anche nella realtà non riesco ad immaginarmi uno scenario di questo tipo. Per carità, sarei contentissimo, ma non riesco ad immaginarmelo. E il motivo è soprattutto uno, il personaggio di Drew McIntyre. Per quanto mi riguarda, il suo utilizzo lo vedo molto più efficiente in altri contesti, soprattutto nella mia storia. Quindi, Raw post WrestleMania, promo di John Cena. John Cena, dopo la vittoria di WrestleMania, si sente di nuovo vivo. Adesso si sente veramente pronto per fare la storia. Si sente veramente pronto per prendersi quel 17° titolo che tanto si merita. Sta per lanciare la sfida ad uno dei due campioni massimi, ma all'ultimo secondo arriva Drew McIntyre che da dietro lo colpisce con una Claymore. E dopo di essa parte un attacco devastante che infortuna John Cena. La settimana dopo, o già SmackDown, questo vedete voi, Drew McIntyre fa un promo e spiega il perché delle sue azioni. Spiega che ha fatto quello che ha fatto perché John Cena, esattamente come CM Punk, esattamente come Roman Reigns, è un bugiardo. John Cena sfrutta il pubblico, sfrutta le emozioni dei fan. Nel debutto di Raw su Netflix aveva detto che non poteva avere un match titolato soltanto perché lui si chiama John Cena, doveva guadagnarsi quel match titolato. E invece appena vince il primo match contro una capa come Logan Paul, vuole subito quel match che non è riuscito ad ottenere né nella Royal Rumble e né Elimination Chamber. Drew McIntyre è stufo di tutta questa ipocrisia, è stufo di questa falsità e visto che nessuno fa niente, Drew McIntyre ha deciso che da questo momento si farà giustizia da solo. E quando John Cena tornerà dopo la brutalizzazione ricevuta, riceverà anche il resto e chiuderà la sua carriera anzitempo. Da questo momento Drew McIntyre avrà una fase di transizione per almeno un mesetto e tutto questo fino alle qualificazioni per il Money in the Bank, momento in cui farei tornare John Cena, gli rovina il match di qualificazione ed inizia la vera storia fra John Cena e Drew McIntyre.
In un promo delle settimane successive, John Cena spiega che in realtà deve ringraziare Drew McIntyre perché è stato capace di riaccendere quel fuoco dentro John Cena. Quel fuoco necessario per stare in WWE, quel fuoco necessario per essere uno dei protagonisti della WWE, quel fuoco necessario per essere un campione in WWE. E promette che a Money in the Bank Drew McIntyre subirà la più grande sconfitta della sua carriera. E dopo aver battuto Drew McIntyre, John Cena promette che punterà direttamente al 17° titolo. Fino a Money in the Bank saranno settimane di fuoco, la storia sarà puro cinema e John Cena, una volta a Money in the Bank, manterrà la promessa. Sconfiggerà Drew McIntyre in un match dove lo vedremo con un lato molto più aggressivo rispetto al solito ed ora ha un solo obiettivo, ovvero, come ho detto prima, è il 17° titolo mondiale. Quarto step, John Cena contro Cody Rhodes a SummerSlam. Come promesso, John Cena dopo la vittoria su Drew McIntyre ha un solo obiettivo e quell'obiettivo è il 17° titolo mondiale. E nella puntata successiva a Money in the Bank questa volta è lui a interrompere qualcuno e quel qualcuno è l'American Nightmare, Cody Rhodes. John Cena lo interrompe e una volta preso il microfono dice a Cody Rhodes che è il momento di dare ai fan tutto quello che vogliono. È il momento di dare ai fan quel dream match che chiedono da tempo, il passato contro il presente e il futuro della WWE. E siccome è il momento di dare ai fan tutto quello che vogliono, è il momento che John Cena diventi per la 17ª volta campione mondiale. Ed in più afferma che è vero, Cody Rhodes è il presente e il futuro della WWE. È sicuramente il miglior campione che può avere la WWE, ma non quando c'è la miglior versione di John Cena in città. E dopo questo lancia direttamente la sua sfida a Cody Rhodes per SummerSlam. Cody Rhodes ovviamente accetta e il main event della notte 2 di SummerSlam è ufficiale. Cody Rhodes contro John Cena per il titolo WWE. Nel corso del mese ovviamente i due si stuzzicheranno, andranno pesanti con le parole, i promo saranno infuocati, la storia che racconteranno sarà incredibile, però alla fine ci sarà sempre un rispetto di base veramente tanto alto e non si raggiungerà mai quel livello di odio incredibile come può essere stato magari nella storia fra CM Punk e Drew McIntyre dell'anno scorso. Quindi siamo a SummerSlam, New Jersey, Cody Rhodes contro John Cena, siamo sui 20-25 minuti di match. John Cena esegue il suo comeback, lo completa, carica Cody Rhodes per l'attitude adjustment, Cody Rhodes scivola esattamente come ha fatto Jey Uso alla Royal Rumble, mette John Cena nella Crossroads, John Cena nel tentativo di liberarsi lo spinge verso le corde, ci riesce e nel farlo vanno a scagliarsi contro l'arbitro che viene colpito e finisce KO. Cody Rhodes nello scontro contro l'arbitro lascia John Cena, verifica le condizioni del direttore di gara e quando si rigira verso John Cena esegue un low blow. Il pubblico è ammutolito, è senza parole. Dopo il low blow John Cena carica Cody Rhodes, esegue l'attitude adjustment, l'arbitro si riprende, c'è lo schienamento 1, 2 e 3. John Cena fa il record, è per la 17ª volta campione del mondo e lo fa, come promesso, dando ai fan tutto quello che volevano, compreso il turnil. Quinto step, John Cena contro Cody Rhodes 2 a Bad Blood. Dopo quanto accaduto a SummerSlam, a SmackDown John Cena cementifica il suo turnil festeggiando il 17° titolo, ma a un certo punto arriva Cody Rhodes a interromperlo e ovviamente Cody Rhodes è pronto a chiedere subito il suo rematch. Però John Cena lo ferma subito e gli dice che sì, avrà il suo rematch, ma solo ed esclusivamente se se lo guadagnerà. Cody Rhodes dovrà affrontare un avversario scelto da John Cena a Clash at the Castle e qualora riuscirà a sconfiggere questo avversario, Cody Rhodes diventerà il number one contender per il titolo WWE. Però così non fosse, sarà il suo avversario a diventare il nuovo number one contender e il suo avversario è Randy Orton. Cody Rhodes e Randy Orton sono entrambi tanto sorpresi dalla scelta di John Cena e i due avranno una faida, diciamo tra virgolette, amichevole, visto che entrambi non vorrebbero affrontarsi a vicenda. Ma visto che il premio in palio è affrontare John Cena per il titolo WWE, entrambi non possono e non vogliono rinunciare. Di conseguenza, nessuno dei due si risparmierà. A Clash at the Castle a Parigi, Cody Rhodes batterà Randy Orton in modo pulito, però con qualche circostanza simile a quanto successo con Kevin Owens a Saturday Night's Main Event, ovvero con l'arbitro che è andato KO poco prima di un RKO di Randy Orton su Cody Rhodes, che gli avrebbe garantito la vittoria. Quindi un esito che comunque lascia degli spiragli per il futuro. Durante la strada verso Bad Blood, John Cena ovviamente stuzzica tanto Cody Rhodes su questo aspetto, però alla fine comunque dice che ha vinto, quindi lui è il number one contender, se l'è meritato, e che questo è quello che conta. Ma nonostante tutto, dopo Bad Blood, John Cena sa che sarà ancora il campione di WWE, e tutto questo perché John Cena è sempre un passo avanti a tutti, soprattutto al figlio di Dusty Rhodes, che alla fine della fiera è solamente qualcuno che cerca di imitare John Cena per avere un minimo di rilevanza. Come avrete capito, adesso la situazione è molto più personale rispetto a prima e di conseguenza passiamo a Bad Blood. Cody Rhodes contro John Cena, parte 2.
Anche in questo caso John Cena porta a casa la vittoria e lo fa grazie a un intervento esterno, lo fa grazie all'aiuto di due persone, Kevin Owens e Bronson Reed. John Cena con loro due creerà una mini stable a cui datelo voi un nome, a me non mi è venuto in mente niente, e da qui, se non avete ancora capito dove voglio andare a parare, ve lo dico io. It's War Games time! Sesto step, Team John Cena contro Team Cody Rhodes, Survivor Series War Games. John Cena ha mantenuto il titolo anche a Bad Blood e non solo, si è creato anche una piccola stable e i due membri sono Kevin Owens, un'altra persona che odia Cody Rhodes a morte, e l'altro è Bronson Reed. Però fra Bad Blood e Survivor Series di mezzo c'è Crown Jewel e siccome hanno detto che quei meravigliosi ed importantissimi titoli verranno difesi ogni anno, questo è il modo in cui riempirò il mese. John Cena affronta e sconfigge il World Heavyweight Champion CM Punk. Ho voluto inserire CM Punk perché è uno dei 5 nominati a Cena nel promo del debutto di Raw su Netflix. Ovviamente Cena vincerà sporco. Mentre Kevin Owens e Bronson Reed affronteranno e perderanno contro Cody Rhodes e Randy Orton in un normale tag team match fatto solamente per far presenziare Cody Rhodes e Randy Orton in Arabia. E ora possiamo costruire War Games. In questo momento la storia fra Cody Rhodes e John Cena ha raggiunto un livello di odio altissimo. Quelle che prima erano frecciatine più o meno piccanti, in questo momento sono delle bombe a mano lanciate contro il loro avversario. In questo momento è guerra totale. Toccano e distruggono tutti gli aspetti più delicati e importanti del loro avversario. E siccome Cody Rhodes sa che questo John Cena, non accetterebbe mai un terzo scontro fra di loro senza nessuno che si metta in mezzo e senza scorrettezze, Cody Rhodes, visto che è guerra totale, ha una proposta. E questa è la proposta. Team Cody Rhodes contro Team John Cena dentro i War Games. Se vince il team Cody Rhodes e John Cena avranno il loro terzo ed ultimo scontro, senza nessuno che si potrà mettere in mezzo prima della fine del 2025, prima della fine della carriera di John Cena, il quale ha intenzione di chiudere come campione, andandosene come campione, facendo quello che ha fatto CM Punk, con la differenza che John Cena non tornerà mai più. E tutto questo perché nella sua idea John Cena se lo merita. La WWE, i fan e tutto il mondo gli ha mancato di rispetto e allora John Cena per ripicca se ne va e se ne va col titolo WWE. Se invece vincerà il team di John Cena, Cody Rhodes si farà da parte nella speranza che qualcuno nel poco tempo rimasto riuscirà a fare quello che lui stesso non è riuscito a fare. John Cena accetta, si va dritti ai War Games e questi sono i protagonisti del match. Cody Rhodes, Randy Orton, Jey Uso, Damien Priest e Roman Reigns contro John Cena, Kevin Owens, Bronson Reed, Sami Zayn e Drew McIntyre. Ho voluto ipotizzare questi membri perché sono tutti membri che secondo me potrebbero avere a che fare un po' fra di loro. Cody Rhodes contro John Cena, Randy Orton contro Kevin Owens, visto che Kevin Owens odia sia Cody Rhodes che Randy Orton. Jey Uso contro Sami Zayn, magari con un Sami Zayn che è tornato heel e visto che Sami e Kevin hanno un rapporto un po' particolare non sarebbe poi così tanto una sorpresa rivederli di nuovo insieme. Damien Priest magari con un Bronson Reed e Roman Reigns contro Drew McIntyre per chiudere definitivamente questo cavolo di cerchio che è attivo dal 2022 e con Roman Reigns che si unisce a Cody Rhodes perché comunque anche Roman vuole che il titolo WWE resti dentro la federazione, nell'attesa del momento giusto per poterselo riprendere. Ed il legame fra John Cena e Drew McIntyre sarebbe un po' un legame di convenienza. Ovviamente la vittoria va al team di Cody Rhodes e questo ci porta all'ultima parte della storia. Settimo ed ultimo step, il capitolo finale, John Cena contro Cody Rhodes, parte 3. Parto con il dire che secondo me lo scenario perfetto per fare questo match sarebbe l'ultimo SmackDown del 2025, considerando che cadrà il 26 dicembre e visto che SmackDown è il momento in cui ha debuttato John Cena, sarebbe un bel richiamo chiudere proprio a SmackDown. Però non mi dispiacerebbe neanche nell'ultima puntata in generale della WWE nel 2025. Non mi dispiacerebbe in un possibile PLE che ancora non conosciamo a fine anno, insomma ci sono tante cose che possono fare ed ognuna di queste non mi dispiace. Il problema in questo caso non esiste. Prima dell'ultimo scontro comunque Cody Rhodes e John Cena avranno ancora qualche face to face fra di loro e con un John Cena che adesso è rimasto totalmente da solo visto che nessuno potrà interferire nel loro match, l'American Nightmare nell'ultimo promo dice queste parole: io e te abbiamo avuto dei mesi infuocati, non ci siamo risparmiati, sia in ring che al microfono, e la nostra rivalità ha raggiunto un livello di odio che difficilmente avevo mai provato. Però adesso non ti odio più. Non ti odio più perché ai War Games ho capito una cosa. Questo John Cena è una versione corrotta dal record. Ed è vero, hai fatto la storia. Congratulazioni, ma siamo sinceri.
Non è il modo in cui il vero John Cena, che è ancora dentro di te, avrebbe voluto fare la storia. Non è il modo in cui il vero John Cena avrebbe voluto proteggere quel record per poi stringere la mano a chi eventualmente ti avrebbe sconfitto. Questo non è il vero John Cena. Però hai ancora un modo per redimerti e rendere tutto questo veramente grandioso. Per dare un senso al record, per dare un senso alla storia che hai fatto. Perché John, nel nostro ultimo scontro, io mi riprenderò quel titolo. Come direbbe un nostro amico, questa non è una prediction, questo è uno spoiler. Sta a te decidere come vuoi chiudere la tua carriera. Ci vediamo lì. John Cena ovviamente resta tanto scosso dalle parole di Cody Rhodes. Ed ora andiamo allo scontro finale. Per quanto riguarda lo scontro finale dovete immaginarvi un po' tutto il contesto come se fosse il contesto di Hulk Hogan contro The Rock a WrestleMania 18. Cody Rhodes, quello che sostanzialmente sarebbe il re del popolo, il face, contro John Cena che dovrebbe essere l'heal della situazione. Ma in questo caso è un John Cena che dopo le parole di Cody Rhodes non sa come comportarsi, però durante il match, grazie ai fan, ritrova definitivamente se stesso e trasforma questo match nel dream match che tutti noi abbiamo sempre sognato. Cody Rhodes, il presente e il futuro della WWE contro John Cena, il passato della WWE. I due idoli dei fan per loro massimo. Il top del top con tutti i fan che non sapendo da quale parte schierarsi decidono di fare per entrambi. John Cena che ritrova tutti i suoi ideali e che non molla mai fino a che non ha più forze dentro di sé. Ma una volta che John Cena ha finito tutte le energie presenti nel suo corpo, Cody Rhodes chiude definitivamente l'incontro, sconfigge John Cena e si riprende il titolo WWE. Cody Rhodes è il nuovo campione, il passaggio alla torcia è ufficialmente completato, ma Cody Rhodes capisce che questo non è il suo momento. Questo è il momento di John Cena, è il momento dell'ultimo addio. Cody Rhodes aiuta John Cena a rialzarsi, lo abbraccia, lascia il ring e questo è il momento in cui John Cena saluta tutti e saluta come vero eroe del popolo. Ed il Farewell Tour quindi finisce qui con un livello di emozione talmente tanto alto che è difficile mantenere tutte le lacrime. Quindi spero che il format vi sia piaciuto. Era da tanto tempo che volevo portarlo qui su YouTube, però ero troppo concentrato nel trovare l'idea giusta e il modo giusto per portarlo. E solo poco tempo fa ho capito che il modo migliore per portarlo era portarlo raccontando la mia storia, raccontando la mia idea, le mie teorie, come ho sempre fatto. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuto il video, fatemi sapere se vi è piaciuta la mia storia, fatemi sapere come voi avreste scritto la storia. Vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui, io per oggi ho finito, ciao!